Ciao a tutti, ecco il video del viaggio che io, Francesco, Lorenzo e Flavio abbiamo fatto in giro per 4 giorni per la Motor Valley. In questo primo giorno abbiamo fatto il viaggio, siamo arrivati in hotel, abbiamo visto il Museo Lamborghini a Sant'Agata Bolognese e poi siamo andati a Bologna. Allora, qui inizia il video, abbiamo già fatto un po' di strada, siamo a Prenestina Sud, Prenestina Sud, e adesso ci rimettiamo in viaggio che abbiamo cominciato a fare il video almeno con un po' di luce, siamo partiti alle 5 di mattina. Inizia il viaggio, siamo ripartiti, mettiamo un attimo queste 200 euro di gasolio. Allora, supera 1,20 praticamente. Poi dovrebbero mettere anche la media nazionale, però non l'abbiamo vista. Siamo arrivati a Firenze e abbiamo acchiappato il traffico. C'era l'ingresso di qua, c'era una porta. ma c'era l'ingresso di là. Ah, pure qua. Pure qua. Ovviamente siamo arrivati, che ore sono? 11:15, 11:20, arrivo all'hotel, vediamo se ci fanno fare il check-in. Eccoci qua, allora, siamo arrivati presto nell'hotel, adesso ci siamo allontanati, torneremo fra 2 ore e niente, adesso stiamo andando a mangiare. Stiamo chiedendo a Lorenzo che cos'è la zoccolatura. Cos'è la zoccolatura? Guarda come si va? Pensate sia qualcosa di male. Facile. Che cos'è la Però zoccolatura? mi sento osservato. Cos'è la zoccolatura? Dai, lì, che cos'è la zoccolatura? Lo so che cos'è. Non è un tipo Lo di so. ciabatta? Lo so, lo so indossare quando. Niente, non lo so. Lì c'è sì zoccolatura, rivestimento esterno di un palazzo. Ah, quello! Lo so per dire. Allora, qui Casa della Cultura Italo Calvino, dove siamo. La struttura, e c'è anche un piccolo lì tavolo da ping pong, però non abbiamo le racchette, peccato, sarebbe stato molto divertente. La gente che arrivano ora. Ah, per poco. Ecco perché devono riaprire i manicomi. Guardate che bellino, c'è anche un campo di calcio. Allora, dobbiamo fare un video per ringraziare Apple perché Peppe ci ha mostrato con le AirPods come si cambia la musica. Allora, Sì. facci vedere Allora, che cosa stai ascoltando. Ok, Vedi? Allora, Maneskin. premo play. Ok, Peppe, cambia canzone per favore. Di nuovo. Perché c'è Dragon Trainer? Quello là scomoda. Lì. Fratello, vai. Con quale nonchalance. Oh. I denti? No. No. Vai un po'. Niente, non cambia. No, niente, vedi, questa è una prerogativa. Le AirPods sono... Allora, dove si va adesso? Il Museo Lamborghini. Per la gioia... A vedere cose serie. Solo 500 metri ci separano dalla fabbrica Lamborghini. Qui dove terminerà il mio viaggio nella Motor Valley. E ci avviciniamo. Allora, lì in fondo c'è un logo che a Francesco piace tanto. Per provare l'anzitio da Io ho provato 9,6. Cos'è che non ti convince, Lore? No, il fatto è che non ci puoi mettere la spesa, se vende lo spinning.
fai una tua ragazza, dove metti la spesa? Compri 2 buste, Il vantaggio però è che se per esempio vai a comprare il latte oppure cose che scadono presto e fa molto caldo, almeno arrivi presto a casa. Come minimo. Allora, qual è la vostra Lamborghini preferita? La Miura. La Miura sì, ho guarda che c'è un qua. touch eccezionale, guarda che bella. Oddio, se me le regalate ve le prendo tutte. Infatti sì, Diciamo, non fa lo Prendo schizzinoso. anche l'LM002. addirittura la prenderei anche da Urus, Yes. Che luce. Volevano fare la società romana Fiore. Allora, siamo usciti, non siamo usciti indenni dalla visita allo store Lamborghini. manco solo io. Flavio, ho sbagliato. E così ce ne andiamo dal museo Lamborghini. Uè. Proviamo questi Pringles di Lamborghini, vediamo come sono. E quindi lasciamo il museo. La cosa non abbiamo potuto vedere all'interno, però ci siamo accontentati di qualche bel bolide. Ora, questo primo museo è andato anche molto bene, oserei dire. Dove stiamo andando? Adesso stiamo andando a Bologna. A mangiare. Sì, ci andiamo a fare un giretto a vedere un giretto a Bologna con Nessa Mangiata. Ne abbiamo da mangiare, gnocco fritto, Tigelle, gelle, bolognese. tortellini. No, bolognese ci mangiamo. E niente, e poi in un parcheggio di Bologna trovi questi. Trovi anche una Ferrari tutta nascosta. Oh, un'altra Ferrari lì dietro, eccola lì. E niente. Ci facciamo un giretto per Bologna, siamo arrivati a Bologna in un parcheggio. Allora, siamo a Bologna, che è la città dei porticati, che sono tutti porticati medievali. E non è perché ai bolognesi non piacesse la pioggia, ma semplicemente... Oh, che acustica che c'è qui! Ma semplicemente perché, siccome Bologna era la città degli universitari nel Medioevo, cominciava a venire sempre più gente. E quindi gli affittuari, quelli che affittavano le stanze, dovevano ingrandire le loro stanze per ospitare ancora più studenti, e quindi facevano questi abusi edilizi ampliando le camere e mettendo dei pali di legno come sostegno, pali di legno che poi dopo sono diventati in pietra. Il comune però, siccome gli faceva comodo questo ingresso di studenti, Si va di condono. allora ha detto vabbè, condoniamo questa cosa, però i proprietari delle case si devono curare il loro pezzo di porticato, e così sono nati i porticati bolognesi. Vabbè. Un altro porticato. Allora, ci troviamo a Piazza del Nettuno, il che ci dà un buono spunto per poter dare una piccola di storia. Nel 1914 venne fondata l'officina Alfiere Maserati. Alfiere Maserati era un pilota e collaborava con i Fraschini per realizzare auto da corsa. Ora che cosa successe? Si doveva dedicare esclusivamente alle auto da corsa. Andò a fare una competizione, portò un'auto, la notte prima della gara fecero il cambio motore, misero un motore più grande che non era regolamentare per quella categoria. Lo scoprirono e venne bannato per diversi anni dalle competizioni, e fu allora che decise di dedicarsi all'officina automobili, all'officina Alfieri Maserati, per iniziare a produrre delle auto stradali. È proprio da questo stato che parte il logo di Maserati, perché l'unico dei 7 fratelli, Mario Maserati, l'appassionato di arte della famiglia, prese il tridente del Nettuno di Bologna, che era il simbolo della città, e lo ristilizzò e venne messo sulla prima autostradale di Maserati, la Maserati Tipo 26, e da allora è diventata l'icona di un brand che ora si apprima in tutto il mondo, italiano. Italia di storia.